L'amore non sempre arriva con rose e tappeti rossi. A volte entra in punta di piedi, quando nessuno guarda, quando il set si sveglia e la città non si è ancora accorta che sta per nascere una storia. È così che un'ordinaria mattina di lavorazione di The Promise si è trasformata in un racconto che ha scaldato il web, grazie a un gesto discreto di Cenk Toren che ha colto tutti di sorpresa e ha cambiato l'atmosfera di un'intera giornata di riprese. Quella mattina era cominciata come tante, tecnici delle luci a sistemare cavi e gelatine, truccatori che si scambiavano sussurri e pennelli, assistenti di produzione con i tablet in mano a controllare cosci e tempi. Al centro del movimento, concentrata e composta, c'era Mahsine Merabet. Stava entrando nel personaggio per una delle sequenze più impegnative della stagione, quelle che scavano e chiedono tutto, in cui l'emozione deve essere precisa come un bisturi e vera come un brivido. Intorno a lei il brusio del lavoro, davanti a lei solo la scena. Nessuno immaginava che il suo protagonista nella vita reale avesse già varcato il cancello dello studio, con un caffè in una mano, un piccolo mazzo di fiori nell'altra e un'idea semplice che avrebbe catturato l'attenzione di tutti. Cenk non arrivò con fotografi, non aveva addosso la freddezza della scorta né l'eco di una conferenza stampa. Fece quello che fa chi entra per una persona, non per una fotografia, si mosse piano. Più tardi, Chiara gli racconterà che l'aria è cambiata appena si è aperta la porta del camerino. È come se la stanza avesse trattenuto il fiato per poi espirare piano. Una parrucchiera, ancora emozionata, lo ha detto così, si sentiva l'energia cambiare. Il volto di Mahsine si è illuminato come se qualcuno avesse spalancato la finestra e fatto entrare il sole. Nel piccolo camerino, tra specchi con lampadine a corona e pennelli ancora umidi, 2 caffè fumavano vicini mentre una risata scacciava la tensione del mattino. Parlavano a bassa voce, rubando minuti fra un ciak e l'altro, come sanno fare solo le coppie che hanno imparato a proteggere l'intimità senza nasconderla. Chi ha visto quel momento lo racconta senza effetti speciali, niente platealità, niente scena. Solo realtà. Eppure il momento di cui tutti avrebbero parlato sarebbe arrivato lì a un passo, pochi minuti dopo, in corridoio, quando Cenk incrociò Burak Burki, il coprotagonista che quella stagione condivideva con Mahsine lo schermo di The Promise. Da settimane le voci si rincorrevano, gelosia, rivalità, tensione. Le solite storie che spuntano quando 2 colleghi belli e intensi lavorano fianco a fianco. Quello che accadde davvero, però, mise a tacere ogni colonna di gossip. Cenk allungò la mano, sorrise e, secondo chi era vicino, disse a Burak: "Stai facendo un lavoro eccellente qui. Ti auguro una stagione fortissima." Un gesto semplice, ma pulito, che valeva più di qualsiasi smentita. Quella stretta di mano, asciutta e sincera, diventò l'immagine che si diffuse più rapidamente di qualunque diceria. 2 professionisti, nessun dramma, nessuna insicurezza, solo rispetto reciproco. I titoli si scrissero quasi da soli. Cenk Torun trasforma una visita al set in una lezione di amore e sicurezza. Eppure, secondo chi conosce bene la coppia, non c'era nulla di programmato. Un amico comune aveva accennato a una giornata particolarmente dura per Mahsine, scene emotive, molte ripetizioni, un finale di turno tardissimo. Cenk decise all'ultimo di presentarsi con caffeina e cura. Più tardi, confidandosi con un confidente, avrebbe detto: "Non volevo che iniziasse la giornata senza vedermi. Lei mi dà energia, io volevo solo restituirle un po'." Anche il modo in cui lo disse era disarmante, diretto, senza fronzoli. Quella manciata di minuti fece miracoli. Quando Cenk uscì dal camerino per lasciare a Mahsine lo spazio di prepararsi alla scena, lei sorrise alla sua squadra e scherzò: "Questa è probabilmente la carica più forte che avrò oggi." Nessuno ebbe il coraggio di contraddirla. La battuta rimase appesa nell'aria come un talismano. Nel giro di poche ore, il gesto privato esplose online. Un membro della troupe caricò una foto sfocata del mazzo di fiori appoggiato accanto a uno specchio da trucco. Qualcuno condivise un breve video con 2 sagome che parlavano in controluce, le tazze di carta strette fra le dita. I commenti si riempirono immediatamente di frasi che sembravano scritte all'unisono: "Questo non si finge, lui mostra l'amore con le azioni, non con le parole, così si vede cos'è una vera coppia forte."
Da lì a poco, la storia superò la solita bolla. Senza slogan, senza etichette, soltanto con la forza delle immagini, diventò virale in più paesi e iniziò a rimbalzare sui principali siti di intrattenimento, trasformando un retroscena tenero in un titolo mondiale. Fu inevitabile che i cronisti si assiepano fuori dall'uscita dello studio, in attesa di una frase, un indizio, un dettaglio. Quando finalmente Cenk comparve, non scappò, non abbassò il capo. Guardò in camera e disse con calma: "Sono venuto a sostenere la mia partner. Il lavoro che Massine sta facendo in questo momento è incredibile, e sono molto orgoglioso di lei." Bastò quella frase per centrare ciò che spesso le strategie non riescono a fare: dire la verità con grazia. E in quell'istante cadde anche l'ultima ondata di sospetti alimentata da qualche scatto promozionale, quelli che avevano fatto mormorare su presunte tensioni. Lì non c'era possessività, c'era il contrario, fiducia. La loro relazione si nutre di ammirazione, ha spiegato un'amica che li frequenta da vicino. Non competono, si completano. È quello il segreto. Più tardi, quando la luce del pomeriggio cominciava a radersi, Massine tornò sul set per la scena più intensa della giornata. Chi c'era racconta che si percepiva qualcosa di diverso. La performance aveva una densità rara, un calore che arrivava a tutti, persino al monitor. Il regista, visibilmente colpito, quando gridò stop e silenzio, chiese davanti alla troupe: "Da dove nasce questa profondità?" Lei non si gonfiò, non si schermì. Sorrise appena e sussurrò: "Forse perché la persona che amo era qui." Quella sensazione te la porti addosso. Quella frase, non preparata, vera, scivolata fuori tra un ciak e l'altro, fu il virgolettato della settimana. I fan la trasformarono in didascalie, in clip montate con brani dolci, in post capaci di diffondersi come accade solo a ciò che tocca una corda comune. In mezzo al rumore del web, il punto rimaneva nitido: non si trattava di fama o spettacolo, ma di un amore che sostiene invece di oscurare. Un amore che fa crescere, che non teme il riflesso di un altro, che sceglie la presenza al posto del possesso. Quando il sole iniziò a scendere oltre gli edifici dello studio, qualcuno vide Massine e Cenk allontanarsi insieme. Braccio sulla spalla, passi che si cercavano e si trovavano, quella confidenza che nasce solo con il tempo e il rispetto. Un fan scattò una foto morbida, una luce tiepida intorno, loro due che si guardavano come se il mondo si fosse messo in pausa. Bastarono pochi minuti e l'immagine fece il giro dei telefoni. Nei commenti comparvero parole che raramente convivono nella stessa frase: rispetto, romanticismo, realtà. Ci ricordano che l'amore può essere semplice. Niente scena, niente rumore, solo presenza, scrisse qualcuno. Lui sostiene il suo successo, ecco cos'è la vera complicità, aggiunse un altro. Anche gli osservatori più cinici dovettero concedere che in quell'accaduto c'era qualcosa che spostava il discorso sui rapporti sotto i riflettori. Lo chiamarono un modello nuovo, quasi un piccolo manuale in tempo reale per le coppie famose: meno effetto, più sostanza, meno rumoroso, più saldo. Forse per questo il racconto travalicò i confini del pubblico che segue le produzioni turche. C'era una sincerità che non aveva bisogno di sovrastrutture, una promessa mantenuta nel gesto più ordinario: presentarsi. Presentarsi con un caffè, con un mazzo di fiori, con gli occhi che sanno di esserci. C'è chi disse che tutto fosse stato orchestrato. Ma le persone che affollano davvero i corridoi dei set sanno riconoscere la differenza tra una scena e un istante vero. Nessuno chiede permesso alla verità quando arriva. Entra, si siede, fa quello che deve. Così era stata questa visita. Una porta che si apre piano, due tazze calde tra le mani, una risata che spezza la tensione, un corridoio in cui due uomini si stringono la mano e si riconoscono nel mestiere, senza scosse di ego, senza rivalse. A volte basta questo per rimettere a posto il rumore del mondo. Da quel giorno, chi ha avuto il compito di montare il dietro le quinte di The Promise ha trovato nuove immagini da custodire. Non c'era una presenza invadente, non c'erano pose. C'era, invece, la traccia di una promessa personale incisa tra due persone che non hanno bisogno di dirsi troppo per capirsi. E ogni volta che un assistente passava nel corridoio del camerino,
Vedeva ancora i gambi dei fiori nella bottiglietta d'acqua e sorrideva senza farsi notare, come si sorride a qualcosa che non appartiene a nessuno e a tutti. Chi conosce Cenk lo sa, non è il tipo da grandiosi proclami. Preferisce parlare come quel giorno, a bassa voce ma con parole che restano. Ma Sine, dal canto suo, non ama che il privato diventi palcoscenico. Eppure non lo nasconde nemmeno. Lo protegge con la normalità, che è la barriera più resistente. Forse è questo che ha colpito tanto. In un ambiente dove spesso tutto viene trasformato in performance, loro hanno offerto un riflesso diverso, quello di un'intesa che cammina al fianco della carriera, senza travestirsi da notizia. Le reazioni del pubblico non furono solo romantiche. Molti parlarono di maturità, di fiducia, di un modo di intendere la coppia che non ha paura delle scene intense che si girano sul lavoro. L'inedito stava tutto lì, nella serenità con cui Cenk ha salutato Borak Burki, lodandone l'impegno, rendendo evidente a tutti che non c'era spazio per il sospetto. Un gesto più forte della curiosità, più forte dell'algoritmo. Nessun comunicato sarebbe riuscito a fare lo stesso. Le mani che si stringono raccontano sempre meglio delle parole imparate a memoria. La giornata finì tardi, lo sguardo della troupe era stanco ma soddisfatto, e sul set rimaneva un odore dolce di trucco e luci spente. Il regista, ancora impressionato, ringraziò la squadra e congedò tutti. Poi, quasi per se stesso, commentò: "Ci sono giorni in cui capisci perché fai questo lavoro." Nessuno rispose, ma molti pensarono la stessa cosa. Perché non sempre le storie più forti si trovano sulla pagina di una sceneggiatura. A volte capitano accanto a una sedia di trucco, tra due tazze di carta e una frase detta con sincerità. Più tardi, quando la notte aveva già chiuso i rumori, qualcuno notò che la foto dei fiori era diventata la più condivisa del giorno. Nei commenti, c'era un filo rosso che univa chi scriveva da città diverse, l'idea che l'amore valga di più quando non ha paura di mettersi al servizio dell'altro. È un'idea semplice, ma non per questo meno rivoluzionaria. La semplicità, d'altronde, è spesso ciò che dimentichiamo di desiderare quando l'attenzione è ovunque e l'ascolto da nessuna parte. Il giorno successivo, la produzione riprese con il ritmo consueto. Eppure, su quel set, qualcosa restava. Una sorta di quiete di fondo, una fiducia che si attacca agli oggetti e alle persone. Quando Massine entrò di nuovo in scena, la sua voce aveva la stessa fermezza. Ma chi la conosce bene avrebbe giurato di vedere anche un riflesso nuovo, una luce messa lì dalla presenza del giorno prima. Cenk non era con lei, fisicamente. Eppure era lì, in quel "ti vedo" che ti accompagna anche quando la porta si è già chiusa. Alla fine, il senso è tutto qui. Non servono dichiarazioni chilometriche quando bastano due mani che si cercano e si trovano, e un buongiorno portato in dono con un caffè. Non serve gridare la fedeltà al mondo quando basta dimostrarla senza rumore. Non c'è medaglia per chi sa aspettare fuori dal set con discrezione, ma forse la medaglia è proprio questa: esserci. E quando la presenza nasce da qualcosa di vero, la gente la riconosce. La riconosce senza che qualcuno debba spiegargliela. Se pensi che l'amore esista ancora davvero, quello che lavora, ascolta e si presenta, allora fai sentire la tua voce con un like. Raccontaci che cosa ti ha fatto provare questa storia, scrivilo nei commenti, magari il tuo pensiero apparirà nel prossimo episodio. E se vuoi altre storie che vengono da dietro le quinte, dove l'arte incontra la verità e i gesti silenziosi diventano memorabili, iscriviti a Celebrita dalla Turchia. Perché a volte sono i gesti più quieti a raccontare le storie più forti, e noi siamo qui per ricordartelo, scena dopo scena, con il cuore dove deve stare.